Benvenuto a Emozioni e Connessioni, dove esploriamo le complesse emozioni umane e come queste plasmano le nostre vite, le nostre relazioni e, soprattutto, la nostra connessione con noi stessi. Qui non parliamo solo di teorie o luoghi comuni, parliamo di te. Delle tue esperienze, delle tue riflessioni e del potere che nasce dal conoscere profondamente se stessi. Ora dimmi. Ti sei mai sentito così sopraffatto in una relazione che l'unica soluzione sembrava essere allontanarti? Non perché non ti importasse, ma perché la tua pace interiore doveva diventare una priorità. Ti sei mai chiesto come alcune persone, anche vicine, possano risucchiare la tua energia, mentre altre ti fanno sbocciare? Oggi intraprenderemo insieme un viaggio, ma non un viaggio qualsiasi. Sarà un percorso di riscoperta, per imparare il valore del tuo spazio emotivo e comprendere che prendersi cura di sé non è egoismo. È sopravvivenza. E se ti dicessi che, a volte, la più grande dimostrazione di amor proprio è sapere quando è il momento di andarsene? Sembra difficile, vero? Ma se questo passo fosse l'inizio di qualcosa di più grande? Qualcosa che potrebbe cambiare non solo il modo in cui vedi gli altri, ma soprattutto il modo in cui vedi te stesso? Rimani con me, perché questo va molto oltre il semplice prendersi una pausa da qualcuno. Qui scopriremo perché quei momenti di distacco possono essere trasformativi. In fondo, cosa possiamo imparare quando scegliamo il silenzio al posto del confronto? Pronto per questa conversazione? Allora, iniziamo. Ti sei mai fermato a pensare come, a volte, l'allontanamento da qualcuno possa portare chiarezza su chi davvero si preoccupa di te? Non è facile, lo so. Perché il silenzio può essere assordante, ma anche un modo unico di rivelare verità che le parole nascondono. Immagina questo, decidi di prendere le distanze da qualcuno. Forse per un dolore, forse per esaurimento. E poi arriva il momento più difficile. Il vuoto. Ma ecco il segreto, chi si preoccupa davvero non lascia che il silenzio vinca. Queste persone trovano sempre un modo per essere vicine, anche quando tu sei lontano. Ora, facciamo una domanda difficile: quante volte hai perdonato qualcuno e, nonostante ciò, hai sentito che dentro di te qualcosa fosse ancora rotto? Il perdono è potente, ma non è un invito a far entrare quella stessa persona di nuovo nel tuo spazio privilegiato. Come si dice, scuse accettate, accesso negato. Perdonare è un regalo che fai a te stesso, non un pass per far entrare di nuovo nella tua vita chi ti ha ferito. Ecco un'altra provocazione: ti sei mai trovato a cercare di costringere qualcuno a ricordarti? Cercando di essere visto, notato, valorizzato? E se ti dicessi che il loro silenzio parla più di qualsiasi scusa o promessa? Perché chi ti apprezza davvero non ha bisogno di un promemoria costante. Queste riflessioni possono essere sfidanti, ma hanno qualcosa di potente: la libertà. Libertà di sapere che non devi correre dietro a chi non vuole rimanere. Perché, alla fine, la vera connessione non ha mai bisogno di essere forzata. Essa semplicemente è. Allora, fermati un momento. Guarda intorno a te. Chi è in silenzio nella tua vita? E soprattutto, chi sceglie di attraversare il silenzio per essere con te? Errori. Ah, gli errori. Chi non li ha mai commessi? A volte arrivano come piccole distrazioni, altre volte, come terremoti che scuotono tutto. Ma dimmi, ti sei mai fermato a pensare che, forse, questi errori non siano la fine del cammino, ma l'inizio di un nuovo viaggio? Immagina i tuoi errori come gradini, ciascuno che ti porta in un posto più alto, più saggio. Non è facile affrontare le proprie mancanze, ma è proprio lì che risiede la crescita. Chiediti, cosa ho imparato da questo? Perché se impari, allora non è mai stato veramente un errore. È stata una lezione. E che dire dei momenti difficili? Quei giorni in cui sembra che il mondo stia crollando. Hai mai notato come queste situazioni abbiano il potere di rivelare chi è veramente al tuo fianco? Le persone che ti tengono la mano quando sei a terra sono le stesse che festeggiano con te quando ti rialzi. E quelle che scompaiono?
forse non sono mai state parte della tua squadra. La vita, naturalmente, ha la sua logica. Non ti permette di tornare indietro nel tempo, non ti dà gomme per cancellare ciò che è stato fatto. Ma è importante e ti offre qualcosa di ancora più prezioso, la possibilità di ricominciare. Ogni giorno, puoi scegliere di vivere meglio di ieri. Non si tratta di correggere il passato, ma di trasformare il presente. Quindi, ti chiedo, cosa farai con le tue lezioni? Le userai come peso o come slancio? Perché, alla fine, non sono gli errori a definire chi sei, ma ciò che fai dopo di essi. Hai mai sentito quel peso sul petto, come se stessi portando l'intero rapporto sulle spalle? Come se tutto dipendesse da te, risolvere i problemi, mantenere la pace, persino giustificare gli errori dell'altro. E nonostante tutto lo sforzo, quella sensazione di vuoto continua a guardarti negli occhi, no? Ecco qualcosa che forse hai bisogno di sentire oggi, non dare un'altra possibilità a chi continua a ferirti. Lo so, a volte vogliamo credere che le cose possano cambiare, che le scuse siano sincere. Ma dimmi, quante volte il perdono che hai dato è stato usato come licenza per farti male di nuovo? E che dire di chi ti incolpa per tutto? Come se ogni litigio, ogni difficoltà fosse esclusivamente colpa tua. La verità è dura, ma liberatoria, non sei il sacco da box emotivo di nessuno. E l'attradimento? Quella è la rivelazione più crudele. Se qualcuno ha dovuto cercare un'altra persona per capire il tuo valore, la questione non è se tu sia abbastanza, perché lo sei. La questione è perché continuare a fare spazio per chi non è riuscito a vedere questo fin dall'inizio. Ora, ascoltami bene. Non devi portare il mondo sulle spalle. Non è tua responsabilità soddisfare tutti i bisogni, risolvere ogni problema o gestire i sentimenti di chi non sa gestire i propri. Le relazioni non sono su come perdersi per accontentare l'altro, sono su trovare equilibrio, rispetto e, soprattutto, reciprocità. Allora ti chiedo, dove sono i tuoi limiti? Li hai tracciati con una matita, pronti per essere cancellati, o con inchiostro indelebile, non negoziabili? Forse è arrivato il momento di ripensare a chi lasci attraversare queste linee. Ehi, prima che continuiamo, posso chiederti un favore? Se stai apprezzando questa conversazione e senti che queste riflessioni hanno senso per te, approfitta di questo momento per iscriverti a Emozioni e Connessioni. Stiamo costruendo una comunità piena di scambi e apprendimento su amore, relazioni e autoconoscenza. Clicca sul pulsante di iscrizione e attiva la campanella per non perdere nessun video. In questo modo non solo supporti il canale, ma ci aiuti anche a proseguire in questo percorso insieme. Andiamo! Cos'è l'amore per te? È quel brivido sulla pelle quando uno sguardo incrocia il tuo? È il cuore che batte forte nelle prime conversazioni? O è qualcosa di più profondo, più silenzioso, che solo il tempo può rivelare? Ecco una verità che molti dimenticano: l'amore vero trova sempre la sua strada e rimane. Non importa quanto le cose possano diventare complicate, non importa le tempeste. L'amore vero non scompare, si adatta, cresce e si rafforza. E se ne è andato senza guardarsi indietro, forse non è mai stato amore, forse è stato solo un capitolo, e non l'intero libro. Ma fammi una domanda. Quante volte hai messo la tua felicità nelle mani di qualcun altro? Hai aspettato che qualcuno ti completasse, come se fossi un puzzle con un pezzo mancante? La verità è questa: le relazioni non riguardano il trovare la felicità. Riguardano il condividerla. Due persone intere, ognuna con la propria luce, che illuminano lo stesso cammino. E quando parliamo di connessioni vere, ecco qualcosa su cui riflettere. Hai mai notato come le relazioni più durature accadano tra persone che condividono una visione del mondo? Non si tratta di essere d'accordo su tutto, ma di guardare al futuro con gli stessi occhi. Si tratta di valori, sogni e del modo in cui scegliete di affrontare la vita insieme. Allora, ti lascio con questa domanda: i legami che costruisci sono destinati a durare? O sono legati a un'idea di felicità che in realtà non è mai stata la tua?
Forse è il momento di rivalutare cosa significa amare e essere amati. Guarda te stesso adesso. Chi vedi? Sei la persona che hai sognato di essere, o qualcuno ancora intrappolato nelle aspettative degli altri? Credimi quando dico, la migliore versione di te è già lì, pronta per essere rivelata. Non si tratta di compiacere il mondo, si tratta di creare una versione di te stesso che ami, che ti faccia felice. Allora, chiediti, cosa ti sta fermando? È la paura di fallire? Il dubbio di essere capace? La verità è che le grandi realizzazioni non iniziano come certezze. Iniziano come piccoli segnali di possibilità, quei momenti in cui senti che puoi essere di più, fare di più. E il segreto? È nutrire quei segnali, trasformandoli in azione, un passo alla volta. Ciò che hai oggi è sufficiente per cominciare. Ma ecco un avviso, non perdere tempo cercando di essere come qualcun altro. Non copiare quella figura di successo che sembra avere tutto. Perché, in fondo, ciò che rende ogni persona speciale è la sua unicità. La tua storia, i tuoi sogni, le tue lotte, questo è ciò che ti rende te. E ora ti chiedo, qual è il prossimo passo nel tuo cammino? Continuerai a aspettare il permesso di qualcuno per brillare o crederai nel potenziale che è già dentro di te? Perché il mondo non ha bisogno di una imitazione. Ha bisogno esattamente di ciò che solo tu puoi offrire. Ora, concludiamo questo viaggio con una domanda importante. Cosa hai imparato su te stesso mentre ascoltavi queste parole? Forse hai riconosciuto qualcosa che deve cambiare, o magari ti sei accorto di quanto sei già cresciuto. Qualunque sia la tua risposta, ricorda, la vera trasformazione inizia quando guardi dentro di te e comprendi te stesso, i tuoi desideri, i tuoi limiti, le tue scelte. Le relazioni, l'autostima, l'amore. Tutto questo è un riflesso di come ti vedi. È come uno specchio, più chiarezza hai su chi sei, più facilmente si creano connessioni genuine. Quindi, se qualcosa ti ha toccato oggi, condividi. Nei commenti, racconta la tua storia. Quale di queste situazioni ti è già capitata? Come l'hai affrontata? O che lezioni hai da aggiungere? Questo scambio di esperienze è potente e può ispirare gli altri. Ah, e prima che tu vada, non dimenticare di mettere mi piace al video. Aiuta molto a diffondere questi messaggi e a raggiungere chi potrebbe aver bisogno di ascoltarli. Iscriviti a Emozioni e Connessioni per seguire altre riflessioni come questa e attiva la campanella per non perdere nessun contenuto. La vita è fatta di storie, le tue, le mie, le nostre. Abbraccia ogni lezione, anche quelle più difficili, perché sono quelle che ci plasmano. Continua a coltivare relazioni genuine, iniziando da quella più importante di tutte, quella che hai con te stesso.